Ciao amici gatti e amiche gatte. Allora, purtroppo devo fare questo video non troppo felice perché una settimana fa è venuto a mancare il mio Oscar e voi tutti che mi seguite lo conoscete bene, l'avrete visto nei video e nelle foto. E niente, purtroppo ho avuto un problema ai polmoni, l'ho portato subito dal veterinario, non sapevo la gravità della cosa finché non gli sono state fatte le lastre e lì si è evidenziato già che era già molto grave e il giorno dopo se n'è andato. Cioè, al lunedì avevo il gatto vivo e al martedì era già morto. E niente, manderò ora in onda uno spezzone di video che ho già mandato online su Instagram dove spiego tutto quanto quello che è successo. C'è la Lady che mi sta masticando il microfono. Ma meno male che c'è la Lady, quindi lasciamoglielo pure fare, visto che ha voglia di giocare. E volevo appunto comunicare questa cosa anche qui su YouTube, visto che magari chi mi segue su YouTube non mi segue su Instagram o su Facebook e quindi non era a conoscenza di questa cosa. E quindi mando in onda adesso lo spezzone di video che avevo girato la sera in cui è morto Oscar, in cui spiego tutto l'accaduto e anche ringrazio moltissimo i miei follower perché mi sono stati veramente tanto tanto di aiuto. Ci vediamo alla fine del video. Eccoci, ciao amici gatti e amiche gatte. E niente, volevo farvi un video dopo questa giornata tragica, più che altro vabbè, un po' per rassicurarvi. Io e la Lady stiamo bene, stiamo abbastanza bene considerando quello che è successo. Siamo qui. Stasera me la coccolo e niente, Oscar non c'è più. Volevo un attimo raccontarvi com'è andata perché in tanti me l'avete chiesto e c'è stata una bella preoccupazione da parte di tutti quanti voi, quindi mi sembra giusto raccontarvi cosa è successo, giusto per chiudere il cerchio. In pratica, vabbè, domenica Oscar era mogio e aveva un respiro molto affannoso, proprio si sentiva il rumore del respiro, quasi un rantolo, per cui, vabbè, ha anche mangiato, quindi ho pensato, boh, avrà un raffreddore, un raffreddamento, che ne so. E quindi a lunedì mattina ho detto, boh, lo porto dal veterinario, infatti ho preso su, l'ho portato subito dal veterinario, la dottoressa Enrica Rigolon, che ringrazio veramente tanto, che è stata fantastica, mi ha seguito tantissimo. E l'ho portato lì e l'hanno auscultato, ma subito hanno sentito proprio che il rumore del respiro era addirittura più forte rispetto, cioè non si riusciva a sentire il cuore da quanto respirava in modo affannoso. E la Lady è qua. Quindi gli hanno fatto subito una lastra, ma già stendendolo giù, girato per fare la lastra, già lì Oscar andava via col respiro, cioè gli mancava proprio il respiro. E quindi, vabbè, poi sono riuscita a fare la lastra e dai polmoni si vedeva che era già una brutta situazione, nel senso si vedeva i polmoni dovrebbero essere tutti scuri, invece si vedevano come delle chiazze, un po' tutto un casino bianco e praticamente Oscar stava respirando con un 10% dei polmoni e quindi lì subito è stato chiaro che era abbastanza già grave la situazione, nonostante lui respirasse comunque con la bocca chiusa, affannato, però cioè, si muoveva, non è che sembrasse moribondo. E allora la dottoressa Rigolò l'ha messo subito sotto ossigeno perché stendendolo il gatto si è agitato e quindi non riusciva a respirare, l'ossigenazione scendeva e quindi le hanno messo la mascherina ad ossigeno e l'abbiamo tenuto lì sotto ossigeno. Mi ha consigliato di andare subito in clinica, c'è la clinica Pedrani qua a Tiene,
dove avrebbe potuto essere seguito subito in tutti i vari esami, perché la dottoressa ha ipotizzato o una polmonite già in forma grave oppure una neoplasia, quindi aveva bisogno di fare degli esami oncologici, lì c'è l'oncologo, e soprattutto essere tenuto sotto ossigeno perché non ce la faceva proprio a respirare bene. Quindi ho preso sul gatto, sono andata a Tiene. Oscar era abbastanza tranquillo, respirava sempre un po' rumorosamente, ma niente di che. Lì l'hanno visitato di nuovo, hanno fatto un'altra lastra, hanno confermato che i polmoni erano messi male, insomma, brutti, e mi hanno consigliato di ricoverarlo, in modo che se avesse avuto crisi respiratorie sarebbe stato messo sotto ossigeno, e il giorno dopo gli avrebbero fatto l'elettrocardiogramma per escludere anche una patologia cardiaca che possa avere compromesso già i polmoni. E nel frattempo gli hanno fatto gli esami del sangue e i globuli bianchi erano bassi, per cui non c'era polmonite. La Lady è uscita in corridoio. Lady, dove sei? Lady? Vabbè, perdiamo anche la Lady. Quindi polmonite non era, tra l'altro non aveva neanche la febbre, e stamattina avrebbe dovuto fare l'elettrocardiogramma per escludere patologia al cuore, e poi avrebbero valutato se era una neoplasia, quindi un cancro. In ogni caso, in tutte queste ipotesi, la prognosi non era comunque buona, cioè io mi ero già resa conto della situazione grave, cioè coi polmoni messi così, ho detto, boh, ricoveriamolo e vediamo cos'ha, speriamo bene, nel senso, poi i gatti hanno risorse inaspettate. E l'ho salutato lì dal trasportino e l'ho lasciato lì, e mi hanno detto, boh, se succede qualcosa stanotte ti chiamiamo. Io stanotte non ho ricevuto telefonate, quindi mi ha chiamato il veterinario stamattina, mi ha detto che la notte era stata tranquilla, che Oscar era stabile e che avrebbero fatto appunto l'ecocardiogramma. Quindi io sono andata avanti con la mia giornata, poi dopo un'oretta circa mi ha richiamato il dottore che Oscar si era aggravato, lo stavano rianimando e non riusciva a respirare, e quindi niente, lo stavano rianimando. Io ho detto, boh, parto, arrivo appena posso. Purtroppo la clinica è a 40 minuti da casa mia, e sono partita, ho chiamato che stavo arrivando, però mi hanno detto che Oscar era morto. E, e niente, praticamente è andato in crisi respiratoria stamattina, gli è partito un trombo. Nel frattempo erano riusciti a fare l'elettrocardiogramma e a escludere anche un problema al cuore, quindi rimaneva l'ipotesi neoplasia, oppure mi hanno parlato di una broncopatia cronica e ormai in stadio molto grave. E quindi, vabbè, io su consiglio anche della dottoressa Rigolon ho chiesto comunque che gli facessero un ago aspirato anche se era già morto, in modo da domani avere i risultati. Nel caso sia stata una neoplasia, almeno lo sappiamo, cioè, giusto per scrupolo, anche per casistica, anche per dare soddisfazione, fra virgolette, ai veterinari che l'hanno avuto in cura, che capiscano anche loro com'è, giusto se succedesse a qualche altro gatto, almeno hanno questo caso studio. E comunque purtroppo non sono riuscita ad arrivare in tempo per salutarlo, me l'hanno dato già morto. E sì, l'unico rammarico è che ha passato l'ultima notte in clinica e mi sarebbe piaciuto almeno portarmelo a casa.
quello mi è dispiaciuto. Quello mi è dispiaciuto e non averlo potuto salutare come si deve. Speravo almeno di avermelo potuto portare a casa stasera e vabbè, poi sarebbe andata comunque così, ma almeno da rendermi conto perché è stato talmente veloce la cosa che cioè, ancora non mi rendo conto che Oscar non c'è più. E bello il sederino della Lady. Comunque niente, è andata così e vabbè, Oscar, lo sapete, è stato un gatto sempre felice, quindi questo mi consola, ha avuto una bella vita perché è sempre stato qua in casa con noi e fin da piccolo ha vissuto sempre bene, è stato sempre un gatto felice, ha mangiato, dormiva e non ha mai avuto problemi, per cui almeno questo, almeno questo mi consola. E un'altra cosa che mi consola, e infatti volevo veramente ringraziarvi perché in questi 2 giorni ho ricevuto veramente tanti, 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 tanti messaggi. Scusate. E, cioè, veramente sono sconvolta da quanti messaggi ho ricevuto di affetto, di vicinanza. Mi avete telefonato, mi avete scritto in tantissimi. È incredibile come siate stati partecipi di tutta questa vicenda, seppur breve, e anche non avendo mai visto neanche il gatto di persona, già magari con alcuni di voi ci siamo anche conosciuti di persona, ma mi ha veramente colpito tutti i messaggi che avete mandato, tutti i messaggi di affetto, di partecipazione, preoccupazione, veramente una roba che mi ha fatto sentire proprio bene, nel senso, io in questi 2 giorni qua non mi sono mai sentita da sola, mi sono sempre sentita seguita da voi e dall'energia che mandavate sia a me che a Oscar e questo è stato molto bello. È stato veramente bello e mi fa pensare che la community di Micio Gatto sia, come mi hanno detto oggi, sia effettivamente una famiglia e la Lady che fa la pasta. E quindi vi ringrazio veramente tanto, ringrazio la dottoressa Rigolon che mi è stata vicina, la dottoressa Beatrice Martinelli che mi ha consigliato e anche lei mi è stata vicino, ringrazio la Costanza, ringrazio Emanuele che mi ha telefonato subito, Sonia, Ottavio, tutti quanti, cioè veramente mi avete fatto sentire mai sola, mai mai sola e mi avete fatto capire proprio quanto sia importante avere una parola da qualcuno, una vicinanza, un segno di presenza è veramente importante, cioè fanculo anche le cose materiali, case, macchine, tutte queste menate qua. L'importante è avere persone che ti dimostrano che ti vogliono bene, che ti sanno dire una parola di conforto, che ti sanno stare vicine. E questo oggi e ieri l'ho visto in tantissimi di voi, quindi sono troppo contenta di conoscere delle persone così belle e di aver creato questa community che come è stata di aiuto a me, so che è di aiuto anche a voi perché tra l'altro l'articolo di Micio Gatto sul lutto è il più letto e il più commentato di tutto il sito, quindi significa che tante persone trovano conforto in quello che abbiamo scritto io e Costanza nell'articolo e trovate conforto insomma nel gruppo e nello scambiarvi pareri, opinioni, confrontarvi. Ormai abbiamo creato un bel gruppetto
sono veramente contenta di questo, cioè questo mi ha fatto veramente piacere, quindi vi ringrazio proprio tanto tanto tanto. Ecco, e niente, adesso stasera ci faremo le coccole io e la Lady e devo sistemare un attimo, non ho ancora avuto il coraggio di sistemare la ciotola di Oscar e le sue robe perché non, boh, non ci riesco ancora, non riesco ancora a crederci, però so che è stato un gatto felice e amato e quindi va bene così, vero Lady? Bene. E niente, adesso noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimissimissimo, vero amore? E ci sentiamo presto. Purtroppo usciranno ancora dei video con Oscar perché avevo già fatto le riprese, cioè purtroppo va ben così, nel senso lo vedrete ancora nei video perché avevo già fatto delle riprese per cui ci saranno dei video con lui. E niente, vi ringrazio veramente tanto, 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 tanto a tutti quanti. E buona serata a tutti da me e la Lady. Ciao amici gatti e amici gatte. Ciao ciao. Dunque, questo è quanto, come avete ascoltato, adesso siamo io e la Lady. Fortunatamente la Lady sembra star bene e adesso siamo io e lei, ci facciamo tante coccole, facciamo le nanne assieme e lei tutto sommato sembra non risentire più di tanto della perdita. Sicuramente sente che manca qualcosa perché è molto miagolona, mi segue ovunque, molto appiccicosa, mi sta sempre attaccata e fa sempre le fusa, quindi qualcosa di diverso lei sente. Però d'altra parte io ho sempre pensato che la Lady sarebbe stata bene anche da sola in casa, perché Oscar era una presenza molto ingombrante, era sempre, voleva sempre essere lui il protagonista, quando c'era la Lady da una parte lui subito la cacciava perché voleva lui la sedia, voleva stare lui in braccio mio e cacciava la Lady, insomma era un fratellone abbastanza fastidioso per lei, per cui penso che lei stia bene anche da sola in casa. Quindi mi è stato anche suggerito di prendergli un compagno, una compagna, un altro micio, ma adesso vedrò intanto come se la cava la Lady, intanto siamo io e lei. Continuerò con la mia attività di micio gatto, anche se è un po' strano portare avanti micio gatto senza Oscar, visto che è nato con la Lady e con Oscar assieme, però comunque continuerò il mio lavoro di divulgazione sulla salute e il benessere dei gatti, quindi vedrete ancora i miei video. Avevo già fatto delle riprese per una recensione di un cibo per gatti con Oscar, per cui andranno in onda presto altri due video dove vedrete ancora Oscar vivo e avevo già fatto le riprese, quindi farò il montaggio nei prossimi giorni e comunque Oscar resterà sempre nei nostri cuori e sono contenta anche di avere tanti video, tante foto sue e che comunque sarà sempre presente. Bene, spero di non avervi intristito troppo con questo video, noi comunque stiamo bene, si va avanti, Oscar è stato un gatto molto amato, ha fatto una bella vita, ha passato 10 anni qua con me in casa, non gli è mai mancato nulla, tanto amore, tante coccole, tanto cibo, ha provato tanto tanto cibo, infatti era bello ciccione e quindi non ci si può rimproverare nulla e niente, mi aspetta come tutti i vostri amici che avete perso sul ponte dell'arcobaleno e quindi ci rivedremo prima o poi. Intanto vi saluto, grazie per avermi ascoltato e ciao amici gatti e amici gatte.